Questo video interattivo è dedicato alle persone che non sono soddisfatte con il lavoro che hanno, sia perché magari non sono pagate abbastanza o perché non si sentono a loro agio con le funzioni che svolgono, non risponde magari alle proprie esigenze, ai propri sogni nel cassetto e cercano appunto qualcos'altro più in linea con i loro valori, le loro esigenze e i loro desideri. È anche dedicato alle persone che cercano un lavoro perché magari non l'hanno e che non vorrebbero accontentarsi di un lavoro qualsiasi, ma appunto qualcosa che sia in linea con i propri desideri e i propri bisogni. Benvenuti, sono Mentitaro e con questo canale promuovo i tarocchi come mezzo di conoscenza e benessere interiori attraverso previsioni, interattivi e tutorials. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere. La prima è con la pietra shungite nera, la seconda col diaspro rosa e verde e la terza con la calcite arancio. Potete stoppare il video e scegliere con calma, ma io suggerisco anche in modo abbastanza intuitivo la pietra che vi piace di più e poi saltare la parte del video che non vi riguarda e andare direttamente a quella che descrive la vostra variante. A dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella con la shungite nera. Vediamo subito le energie con l'oracolo lo scrigno degli oracoli e poi alla fine della stessa vedremo il consiglio delle carte su cosa dobbiamo fare, su cosa dobbiamo in cosa dobbiamo cambiare o che lato del nostro carattere dobbiamo utilizzare per ottenere appunto il lavoro, il tipo di lavoro che desideriamo. Vi ricordo che questo video è valido dal momento in cui lo guardate e copre più o meno un periodo di 2-3 mesi. Dunque, il ponte è una carta che parla di connessione, di comunicazione, di fare ponte fra se stessi e altre situazioni o altre persone, quindi di connettersi, di collaborare, di comunicare con qualcun altro o appunto di connettersi con un certo tipo di situazione. Vediamo con l'arcano e abbiamo la carta delle stelle. È una bellissima carta, quindi insieme mi sentirei di dire di sì, che otterrete il lavoro, il tipo di lavoro che desiderate, però per poterlo fare appunto dovrete costruire un ponte con un certo tipo di situazione o con delle persone che vi permetteranno di ottenerlo. Vediamo i dettagli con le carte dei tarocchi. Abbiamo il 9 di bastoni, l'asso di bastoni, c'è un po' di luce, un po' di riflesso, e poi scusate, il re di bastoni e l'asso di bastoni. Beh, sono tutte bellissime carte, tutte bastoni, quindi sicuramente ci sono molte azioni da porre in essere, molta energia, molte attività da implementare per ottenere il lavoro che desiderate, però sono estremamente positive, soprattutto l'asso di bastoni finale indica proprio l'inizio, un nuovo inizio di qualcosa che è in linea con la vostra passione, con le vostre esigenze interiori. Dovete prendere lezione, fare tesoro delle esperienze passate indicate dal 9 di bastoni. Vedete, questa ragazza ha delle ferite sulla camicia, degli strappi, più che ferite, dovute a questa rosa che quindi appunto data davanti ha affrontato in passato delle battaglie che però le hanno insegnato tanto e così anche per voi dovete fare tesoro delle esperienze passate, estrapolare delle lezioni per migliorare
Il Re di Bastoni è un'altra bellissima carta perché vedete, è come se avesse la bacchetta magica che incendia un po' il tutto. È una carta di passione, una carta di leadership, di una persona che sa quello che vuole, sa come ottenerla. Quindi io non vedo assolutamente ostacoli nel vostro cammino per l'ottenimento del tipo di lavoro che volete. Ci sarà proprio anche un'occasione per iniziare un percorso nuovo con l'asso di bastoni. Vedete, c'è questo bellissimo fiore che sbuca da un libro, quindi come una storia nuova che inizia per voi. E in generale, appunto, le stelle indicano un risultato positivo e anche una guida, cioè magari il ponte che dovete costruire sarà con una persona che vi permetterà appunto di ottenere questo lavoro che tanto desiderate, farvi un po' da mentore, ecco, per un certo verso. Quindi è una bellissima stella. Vediamo un po' che aspetto del vostro carattere dovreste utilizzare per ottenere questo lavoro che volete. E c'è la carta del bambino legato alla natura. È una carta di un archetipo che appunto riguarda il nostro bambino interiore e parla del rapporto con la natura, con gli animali, quindi per alcuni di voi può indicare appunto un tipo di lavoro che vi porta a contatto con la natura, con il verde, con i parchi, con gli animali. In generale, può andare dalla guardia forestale al vivaio, al veterinario, al dog sitter, ce ne sono variate di varie opzioni. Per altri di voi può semplicemente, cioè più in generale, indicare un rapporto più sincero anche con la propria natura interiore, ovvero seguire il proprio cuore in maniera spontanea, senza tante costruzioni mentali, un po' come fanno gli animali, no? Gli animali non seguono molto l'ego, non seguono, cioè ce n'hanno pochissimo di ego, non hanno tante costruzioni mentali, seguono le proprie esigenze, seguono i propri desideri, seguono anche la propria natura. È un po' quello che vi sta consigliando questa carta. Bene, vi auguro tutto il meglio, sono proprio contenta per questa stesa. Se vi è piaciuto il video e la lettura vi ha aiutato, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare, mi raccomando, la campanella, altrimenti rischiate di perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Eccoci alla seconda variante, quella degli aspro, rosa e verde. Vediamo innanzitutto le energie generali con lo scrigno degli oracoli e poi alla fine della stessa vedremo i consigli delle carte su che tipo di atteggiamento dobbiamo esercitare per ottenere il lavoro che desideriamo. E c'è la carta di Giove. Giove, padre degli dei, in ambito romano, Zeus in quello greco, è il padre degli dei, quindi la persona, il dio più potente, è un simbolo di potere, di autorevolezza, di avere appunto potere della propria vita, nelle proprie attività. È nell'insieme una bella carta se appunto si ha la capacità di gestire bene questo potere. Vediamo la carta dei tarocchi cosa ci dice e c'è l'otto di denari, che è appunto la carta che si riferisce al lavoro. Vedete, c'è questa ragazza che dipinge le ali di una farfalla e quindi anche attenzione ai dettagli, attività quotidiana, fare con disciplina il proprio lavoro, migliorare le proprie competenze
può anche in questo caso, in questo mazzo, fare riferimento a attività creative, porre della creatività nel proprio ambito lavorativo. Nell'insieme direi di sì, però appunto con un'accurata gestione delle proprie attività e soprattutto con molta disciplina e molta competenza, appunto perché ci vuole autorevolezza. Nel vostro caso è un lavoro evidentemente che potete acquisire se appunto migliorate le vostre competenze, la vostra esperienza, le vostre capacità e soprattutto siete disciplinati nelle vostre attività anche di ricerca del lavoro. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Abbiamo il 4 di denari, la carta della forza, c'è sempre il solito riflesso, e il paggio di denari. Dunque, io vi ricordo che questo è un interattivo che è valido al momento in cui lo vedete, non ha limiti temporali e copre più o meno un periodo di 2-3 mesi. Dunque, i dettagli delle carte mi rassicurano che effettivamente la mia interpretazione iniziale è giusta, perché vedo che lo otterrete, il tipo di lavoro che volete, perché c'è la carta della forza che è una bellissima carta, in generale è positiva, e poi c'è il paggio di denari che indica un nuovo percorso, dove però infatti come faceva riferimento l'otto di denari, è un percorso in cui non siete molto ferrati, nel senso è un nuovo percorso, qualcosa di nuovo per voi, dovrete aumentare le vostre competenze, dovrete crescere, dovrete magari studiare, però appunto c'è una nuova opportunità in vista che vi farà appunto crescere professionalmente, che vi darà delle belle soddisfazioni dal punto di vista proprio di crescita professionale. Il 4 di denari indica, vedete c'è questa signora che si pone un cancello davanti, che abbraccia la sua casetta in maniera anche un po' possessiva. È come se non volesse uscire dal proprio giardino, no? E questa è un po' la carta in questo caso che mi indica un voler un po' rimanere nella comfort zone, no? Nella zona di conforto. E questo appunto non vi aiuta nella ricerca del lavoro che volete in questo caso. In questo caso le carte proprio vi spingono ad andare oltre il cancello, aprirlo, andare fuori dal vostro giardino, uscire all'avventura, ecco, in questo caso, perché tanto comunque avete il carattere giusto per farlo, avete la forza indica la costanza, la forza interiore intesa come disciplina interiore, come forza nel tempo, non è tanto una forza momentanea, ma è un po' come ecco, la sopportazione, la pazienza, la sopportazione, mi viene più la parola inglese, ma insomma la resilienza, ecco, mettiamola così, per iniziare un nuovo cammino. E questa sarà una caratteristica importante su cui dovrete poggiarvi per appunto iniziare questo nuovo cammino. Pazienza, resilienza, testa sulle spalle e soprattutto un minimo di senso di avventura, perché appunto rimanere chiusi nel proprio giardino nel vostro caso non vi aiuterebbe a trovare il lavoro che
vorrete, che volete appunto avere. Aumentate nel frattempo le vostre competenze, soprattutto siate disciplinati nella vostra ricerca, siate costanti e aperti alle nuove opportunità per quanto piccole, magari non so, vi si offre un'opportunità che vi sembra un po' sotto la vostra professionalità, però magari va accettata appunto perché vi porterà a una crescita professionale nel lungo periodo. Avete comunque il potere della vostra vita nelle vostre mani, la carta di Giove rassicura in questo senso. E adesso vediamo il consiglio delle carte su che tipo di atteggiamento, caratteristica dovreste portare avanti per ottenere il lavoro che volete. Ehm, ok, bellissimo. Quindi, allora, c'è il bambino interiore, l'archetipo del bambino interiore di tipo magico. Cosa vuol dire? Vuol dire che come i bambini vedono, non hanno paraventi mentali e non distinguono o non credono nella differenza fra ciò che è reale e ciò che è immaginazione, anche per voi questo tipo di atteggiamento potrà aiutarvi, ovvero trovare opportunità dove altri non ne vedono, andare dove i vostri sogni vi portano, dove la vostra fantasia, la vostra immaginazione vi spinge. È anche la carta della creatività, no? Perché vedere le cose, la magia dove non c'è, qui dice appunto vedere il potenziale della bellezza in tutte le cose, credere che ogni cosa è possibile, appunto. Quindi non farsi scoraggiare da pensieri troppo realistici e soprattutto credere nelle vostre potenzialità o nelle potenzialità dell'opportunità che vi si manifesterà davanti. Come dicevo, è anche un po' la carta della creatività perché appunto vi sta dicendo di vedere la bellezza in tutto ciò che vi circonda, nelle opportunità che vi si presentano e probabilmente per alcuni di voi può proprio significare puntare sulla vostra creatività per la ricerca del lavoro oppure su un lavoro prettamente creativo per alcuni di voi, come anche in questa bellissima carta di questo mazzo si vede la bambina che dipinge le ali di una farfalla appunto con la propria creatività. Quindi dare libero sfogo all'immaginazione, dare libero sfogo alla creatività, non essere pessimisti e soprattutto sfruttare le opportunità che normalmente vi sembrerebbero non adeguate, però in realtà possono essere appunto la leva per poi trovare il lavoro che veramente soddisfa tutte le vostre esigenze. Il primo step, diciamo. Bene, se questa stessa vi è stata utile e il video vi è piaciuto, vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto mi raccomando attivate la campanella perché altrimenti rischiate di perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della calcite arancio. Vediamo subito le energie e poi dopo la stessa vedremo il consiglio delle carte su che atteggiamento ci può aiutare, su che caratteristica ci può aiutare per ottenere il lavoro che vogliamo. Vi ricordo che questo è un interattivo che non ha limiti temporali, è valido al momento in cui lo guardate ed ha una validità di circa 2-3 mesi. Bene, vediamo le energie generali. E abbiamo la carta di Cerere. È Cerere la dea delle messi, quindi vedete c'è la cornucopia, indica abbondanza, indica nutrizione, nutrimento, cura dei propri cari. Quindi questa è una carta in generale positiva, vediamo se è confermata dalle carte vicino, perché può anche indicare appunto che manca qualcosa per ottenere il lavoro che volete. Vediamo con la carta dei tarocchi accanto e abbiamo il diavolo che è un po' una carta turbolenta perché
in generale indica un vincolo difficile da tagliare, qualcosa che un po' vi lega e che può appunto limitare il vostro accesso a un risultato positivo, all'abbondanza che in realtà sarebbe sul vostro cammino. Può anche indicare una specie di trappola, nel senso che in questa carta in particolare il diavolo è rappresentato come un ragno che è su un un fungo velenoso che però si traveste da signorina con le ciliegie in mano, quindi che insomma attira, no? E poi magari vi appunto intrappola in una rete. Quindi può essere anche qualcosa che vi sembra, qualcosa che avete in mente, un tipo di lavoro che avete in mente che vi sembra affascinante, vi attira, però in realtà crea più problemi che altro. Vediamo però i dettagli con le carte, gli altri tarocchi. E abbiamo il paggio di bastoni in apertura, abbiamo la luna e poi abbiamo la torre. Sì. Mm. Dunque, il paggio in apertura indica che appunto state cercando qualcosa di nuovo, probabilmente questo nuovo lavoro che cercate o sì, appunto una nuova attività lavorativa può anche implicare un cambiamento di sede, proprio un movimento fisico, perché solitamente il paggio di bastoni può anche indicare qualcosa del genere. Nelle carte vedo che ci potrebbe essere appunto questa opportunità che vi viene offerta, però voi siete abbastanza confusi al riguardo se vale la pena o meno. Secondo me, io vedo un po' che con le carte appunto tra la torre finale e il diavolo implicherebbe un cambiamento molto grande, un cambiamento che potrebbe crearvi dei fastidi nel breve e nel lungo periodo, soprattutto un po' vincolante. Io metterei un'altra carta tanto per cercare di capire meglio cosa significa la torre. Papa. Dunque è venuta fuori la carta del Papa, rappresentato un po' come un gufetto, o meglio una civetta, e poi il re di denari. Dunque, io ho proprio l'impressione che è un'opportunità che potete prendere, però non avrà gli effetti sperati che vorrete. Nel lungo periodo potrebbe darvi delle soddisfazioni economiche, però nel breve periodo sarà un cambiamento molto grande, cambierà le vostre concezioni, anche la vostra base di sicurezza e anche se però poi ha i suoi vantaggi perché nel lungo periodo
io ho proprio l'impressione che migliorerà le vostre conoscenze, perché vedete questa carta in particolare parla di istruzione, di conoscenza, di insegnamento. Potrete trovare una persona nel nuovo lavoro che vi insegnerà molto e che sarà appunto anche molto competente a livello manageriale con il re di denari. Qui è rappresentato da una donna un po' femminista questo mazzo. E quindi sicuramente avrete la possibilità appunto di conoscere questo tipo di persona che sarà molto vantaggiosa per voi, vi aiuterà, però appunto è un'opportunità che cambierà molto la vostra situazione, sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista mentale, emotivo. Molte sicurezze verranno a cadere, vedete la carta della torre in questo caso è molto esplicita. Cambieranno un po' tutte le sovrastrutture che voi avete, le vostre convinzioni in ambito lavorativo. Sarà un cambiamento molto profondo e porrà magari alla luce tanti dubbi che avevate già dall'inizio, che vi verranno in testa. Vi sentirete probabilmente inizialmente come in un caduti in trappola, nel senso non completamente contenti e magari non come se era un'opportunità che poi in realtà non è tanto vantaggiosa come sembrava inizialmente. Ciò non toglie che ha i suoi vantaggi come opportunità, perché appunto conoscerete una persona che vi darà la possibilità di crescere, di stabilizzarvi, una persona estremamente utile per voi, che vi darà nuove conoscenze, che vi farà crescere professionalmente, quindi darvi anche una stabilità a livello manageriale, economico e poi nel lungo periodo vedo appunto che con la carta di Cerere ci sarà appunto comunque un successo, un'abbondanza. Sta a voi ovviamente scegliere se vale la pena passare attraverso questo periodo di turbamento. Però insomma è un'opportunità che ha i suoi vantaggi, anche se magari più nel lungo periodo che nel breve. Vediamo i consigli delle carte, cioè il tipo di atteggiamento da porre avanti per avere il massimo vantaggio da questa situazione. E abbiamo la carta dello schiavo. Abbi fiducia praticamente, lascia il tuo potere, il tuo libero arbitrio alla divinità, al divino con completa fiducia. Questa è la carta e quindi cioè sta a indicare appunto che dovete avere fiducia, anche se inizialmente potrete avere delle turbolenze, non essere particolarmente soddisfatti da un'opportunità appunto che vi si presenta, perché in realtà poi alla fine tutto avrà il suo posto e tutto quadrerà appunto a livello professionale. La carta del diavolo in generale è considerata brutta perché appunto viene fuori da una concezione cattolica dove ovviamente il diavolo è un po' il nemico, no? Però può indicare anche la tentazione, cioè una tentazione un po' fuori dalle regole, un po' fuori dalla logica, un po' fuori dalla razionalità,
che sicuramente comporta dei rischi, no? Perché anche qui c'è il fungo velenoso, quindi sì, è un'opportunità che comporta dei rischi, comporta dei cambiamenti profondi che possono dar fastidio, possono metterci a disagio, bisogna stare molto attenti, molto cauti, ciò non toglie che può appunto avere dei vantaggi e poi magari è affascinante per un motivo, perché evidentemente comporta dei lati, questo tipo di opportunità lavorativa che vi piacciono molto, quindi ehm, non è negativa in assoluto la carta del diavolo, indica cautela, indica il bisogno di non farsi avvinghiare da catene, eccetera. Però, insomma, siccome qui si parla di catene, la carta dello schiavo ovviamente parla di catene, quindi in questo caso diciamo che il messaggio generale delle carte è quello di affidarsi alla sorte, cioè affidarsi, avere fiducia nel futuro, eh, che tutto si sistema e che se anche l'opportunità che vi si presenta non avrà immediatamente dei vantaggi di breve periodo, rivelerà un po' un bluff, vi darà comunque un'opportunità nel lungo periodo di raggiungere l'abbondanza a livello interiore, nel senso di raggiungere i vostri obiettivi in ambito lavorativo attraverso delle persone che aumenteranno le vostre conoscenze, vi daranno dei consigli utili per il vostro futuro. Cautela, però, cautela. Chiarire le vostre idee, capire bene che lati non vi vengono spiegati di questa possibile opportunità, cercare di portare alla luce, come dice la Luna, tutti i lati un po' nascosti di questa opportunità. Bene, spero che questa stesa vi sia stata utile, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Nel caso vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!